Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle fantastiche persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Se sei una di queste e ti interessa parlare bene l'italiano, mi raccomando, iscriviti al canale perché su questo canale pubblico regolarmente delle lezioni su vari aspetti della grammatica e della lingua italiana. Detto ciò, in questa lezione volevo parlare di 5 oggetti che vengono indicati con dei sostantivi molto molto particolari. Il primo di questi oggetti è questo. Come si chiama questo oggetto in italiano? Questo oggetto si chiama forbici, le forbici. Queste sono delle forbici. Come vedete io ho un oggetto singolo indicato da una forma plurale. Infatti io dico le forbici. Il singolare sarebbe forbice, la forbice, plurale le forbici. Qual è la particolarità? Che per indicare questo oggetto concreto si usa la forma plurale. O almeno questo nell'italiano standard. La forma corretta sarebbe le forbici. Lo stesso discorso vale per questo oggetto. Cosa sono questi? Sono degli occhiali. Di nuovo, l'oggetto è singolo, si usa una forma plurale. Si dice gli occhiali. Il singolare sarebbe l'occhiale, non viene usata la forma singolare, si usa il plurale. Anche se stiamo parlando di un oggetto. Cioè, per fare un esempio concreto, nella mano sinistra ho degli occhiali, nella mano destra ho delle forbici. Giustamente qualcuno potrebbe obiettare: Luca, ma non puoi dire che nella mano sinistra hai un occhiale e nella mano destra hai una forbice? Sì, dal punto di vista della logica questa persona avrebbe ragione, però come sapete la lingua non è sempre logica e poi, come vi dicevo, questi nomi sono particolari, sono eccezionali, perché di solito in italiano se c'è un oggetto concreto si usa la forma singolare, se ci sono più oggetti concreti si usa la forma plurale. Questi oggetti, le forbici e gli occhiali, hanno soltanto la forma plurale, cioè la forma singolare esiste a livello teorico, in teoria non dovrebbe essere usata. Ma veniamo al terzo oggetto, l'ultimo di quelli semplici che probabilmente conoscete, poi ci sono altri due oggetti che probabilmente non sapete come si chiamano in italiano. Questi sono dei pantaloni, in particolare sono dei pantaloni corti. Vedete la particolarità? Ho un oggetto, uso la forma plurale. Il singolare sarebbe pantalone, il pantalone, plurale i pantaloni. Si usa solo la forma plurale. Infatti io dico i pantaloni corti, non dico il pantalone corto, dico i pantaloni corti. Allo stesso modo, se ho l'aggettivo bianco, lo devo accordare al sostantivo pantaloni, sarà pantaloni bianchi al plurale. Quindi qual è la particolarità, se vogliamo, assurda e illogica che hanno in comune questi tre sostantivi, cioè forbici, occhiali e pantaloni, che hanno soltanto una forma plurale, che viene usata anche quando si parla di un oggetto singolo. Però fate attenzione che le forbici è un sostantivo femminile, quindi femminile plurale, mentre invece gli occhiali e i pantaloni sono sostantivi maschili, quindi maschile plurale. Ma veniamo agli ultimi due sostantivi che probabilmente non conoscete e li ho lasciati volutamente per ultimi. Allora, queste si chiamano pinze, queste si chiamano tenaglie. Di nuovo, forma plurale, oggetto singolo, cioè io in mano ho delle pinze e nella mano destra ho delle tenaglie. Questi sostantivi per lo più vengono usati alla forma plurale. Qualcuno dice la pinza, per esempio, dammi la pinza. Propriamente sarebbe le pinze, si può dire anche la pinza. Ci tenevo a precisare questa cosa perché se magari sentite qualcuno che vi dice passami le pinze
e sta parlando di un oggetto singolo, voi magari rimanete un attimo perplessi, no? Ecco, in italiano questo oggetto può essere indicato anche con la forma plurale. Allo stesso modo, di solito si dice le tenaglie, per esempio, passami le tenaglie, dammi le tenaglie, però potete dire anche la tenaglia, dammi la tenaglia. Quindi pinze o pinza e tenaglie o tenaglia. Onestamente, nel caso dei primi 3 oggetti, forbici, pantaloni e occhiali, vi consiglio vivamente di usare la forma plurale, perché se usate quella singolare non fate una bella figura. Nel caso di questi ultimi oggetti, cioè le pinze e le tenaglie, potete benissimo usare anche la forma singolare. Chiaramente se usate la forma plurale, le pinze, poi l'aggettivo dovrà essere concordato. Per esempio, vabbè, facciamo finta che queste pinze siano nere, no? Devo usare l'aggettivo femminile plurale, quindi pinze nere. Se invece dico pinza, dovrò usare la forma singolare dell'aggettivo, pinza nera. Stesso discorso, se dico la tenaglia nera, se dico le tenaglie nere. Vi potrebbe capitare di sentire persone che dicono la forbice, il pantalone e l'occhiale. Allora, la forbice è piuttosto comune. L'occhiale viene usato di solito soltanto dalle persone che vendono gli occhiali da vista oppure da sole. Per esempio, se voi entrate in un negozio di ottica, il commesso vi potrebbe dire: ecco, guardi quest'occhiale. Allo stesso modo, il pantalone è una variante che tende a essere usata solo dai commessi che vendono vestiti, che vendono pantaloni. Quindi sono forme che sicuramente non rientrano nell'italiano standard, sono forme piuttosto informali e colloquiali di particolari settori. Ecco, questo è quanto, spero che questo video vi abbia aiutato a imparare cose nuove sui sostantivi italiani. Qui in alto magari vi metto il link a un altro video che vi consiglio caldamente di guardare se volete parlare bene l'italiano. Detto ciò, vi saluto.